Buongiorno, oggi è il 18 novembre ed è tornato Stefano. Cioè, è tornato già una settimana fa. Sì, però c'ero in preda al jet lag. Era in preda al jet lag. Com'è andata allora in Giappone? Ma allora, fighissimo, molto molto da andare una volta nella vita. Io però comunque mi sono accorto che il mio modo di viaggiare è in camper, non in aereo, perché ci sono troppe... Poi se voli oltreoceano ci sono troppi controlli, c'è sempre da fare code, attese, poi 12 ore di aereo in economy, bruttissimo, non puoi dormire, poi scalo di 5 ore, altre 2 ore e mezza di aereo, quindi il viaggio proprio per arrivarci non fa per me. L'aereo è la prima volta che lo prendevo, ma io devo viaggiare con la casa dietro, sono una lumaca, una tartaruga praticamente, per forza. Però il Giappone è da andare, una volta nella vita è da andare per forza, perché è pazzesco. Comunque qualche video l'ho fatto per voi, ma non mi sono concentrato proprio tantissimo tutti i giorni, non ho fatto proprio un vlog, però qualcosa, pensavo di non far quasi niente, però qualcosa l'ho voluto fare lo stesso, quindi Eli quando lo monterà vedrete un pochettino qualcosa. Più che altro il web è saturo di video del Giappone, quindi se lo intaso anch'io con altri video del Giappone, tanto è inutile. Stamattina invece ci siamo svegliati con meno 5 fuori e 5 gradi dentro. Infatti qua è tutto un po' ghiacciato ancora. Il sole purtroppo è dietro le nuvole. In teoria qua dovrebbe rimanere fino all'una dalle 9 del mattino, però oggi non c'è. Infatti probabilmente ci sposteremo Però non so dove andare. e volevamo andare a vedere un parcheggio che c'era qua vicino, però bisogna anche lì capire perché comunque è nuvoloso. Volevamo solo sapere più che altro se in quel parcheggio il sole dura di più che 4 ore, perché qua dura 4 ore, oppure dura lo stesso tempo. Purtroppo adesso inizia l'inverno e la nostra ricerca dei posti è basata soprattutto sul sole finché non facciamo questi lavori di miglioramento dell'impianto, che sarà il prossimo anno, perché soldi non ce ne sono più, e quindi sarà un po' più dura l'inverno. Però fortunatamente noi comunque abbiamo sempre la nostra meravigliosa power station, che è sempre in funzione, usiamo maggiormente quella. Poi se ogni tanto riusciamo ad attaccarci alla corrente e ricaricarla è diciamo il top. Ricomincerà quindi la nostra meravigliosa routine in camper di vita normale in montagna, anche se ricomincerò da questo weekend a lavorare come fotografa agli eventi sportivi, e quindi il weekend fortunatamente abbiamo adesso questi impegni che fortunatamente ci fanno entrare qualche soldino, perché qua siamo proprio messi malissimo. La mia idea di questo inverno sarebbe ricercare dei posticini un po' più in basso dove poter comunque stare nel caso ci fossero forti nevi, che tra l'altro sono previste tra venerdì e sabato. Purtroppo ce lo perderemo perché appunto io lavorerò e quindi dovremo essere totalmente da un'altra parte, però forse ce ne sarà un'altra tra lunedì e martedì e quella spero di prenderla, perché comunque adesso un po' di neve ci piacerebbe prenderla. Queste sono, diciamo, le novità per il momento, e niente. Sì, buongiorno. Allora, intanto siamo a Shanghai. Aspettiamo. Sono le 8:30 qui a Shanghai. Stiamo aspettando il volo di l'ultimo dei due. Con Andre. Elisa è la sua amica, poi tanto ve lo dirà lei. E poi noi ce ne andiamo verso Tokyo. Poi vi farò vedere qualcosina, ma non penso di aver voglia assolutamente di fare riprese, quindi qualcosina, non troppo. Comunque siamo senza dormire perché chiaramente è classe economy, quindi senza proprio dritti così. 11 ore di aereo, ma non abbiamo dormito penso 10 minuti a testa. Quindi siamo veramente distrutti, però gasati, quindi questo gaso non ci fa sentire la distruzione, anche se probabilmente si vede, ma sti cazzi. Allora, quando arriveremo in hotel, che non è proprio dietro l'angolo perché sono mi sembra 2 ore e mezza di metro da Tokyo, vi spiegherò tutto quello che è stato l'organizzazione e anche quanto abbiamo pagato
tutto quanto, cioè tutto quanto volo e hotel per adesso. Allora, dopo esserci scofanati il mondo e quell'altro, ce ne stiamo andando al santuario Meiji. Per arrivarci bisogna percorrere questo tratto di strada dentro una foresta in mezzo alla città. Fighissimo, perché è buio qua praticamente. Adesso voi da lì il telefono corregge un pochettino la luce, ma in realtà è buio nonostante siano le 3 del pomeriggio, perché ci sono un sacco di alberi che chiudono sopra. Questo è il santuario dedicato all'imperatore Meiji. Santuario dedicato all'imperatore Meiji. E ci sono anche delle vie laterali. Ah, proprio bosco. Sì. Ma in mezzo alla città. Perché qui siamo a Tokyo. Sì. Pensate. Comunque non si può fumare per strada in Giappone. Quindi io e Andre andiamo a prenderci caffè. Che tra l'altro ci sono bar dove fanno l'espresso molto bene, uguale identico a quello italiano. Mi sembra vero? Sì. E lì ci sono le aree fumatori interne, che però sono chiuse, perché non si può fumare proprio fuori. Quindi ci fumiamo le sigarette lì, la sigaretta elettronica in realtà, che qui tra l'altro è vietata, non esiste, quindi quando finiremo i liquidi, niente, non ci saranno più le ricariche. Allora, poco prima del santuario c'è questo muro di barili di vino che ha donato qualche imperatore francese, giusto Andre, dicevi, all'imperatore appunto, come si chiama? Meiji. Meiji. E invece qua c'è tutto un muro di barili di sake. Sì, vuoti, certo, chiaro. Un botto di gente ed è un normalissimo giovedì. Allora, ora siamo a non mi ricordo dove e dobbiamo andare verso Shibuya, che sarebbe l'incrocio famoso di Fast and Furious, per chi l'ha visto. Ed è tutto così qua, pieno di gente zeppa. Guardate che roba. No, siamo elettrizzati. Bellissimo. Buongiorno. Oggi siamo venuti a vedere il Monte Fuji che è dietro di noi. Siamo arrivati alla prima torre. Non vi dico quanti gradini c'erano da fare e stiamo continuando a salire. Cioè, buono perché c'è il sole. Di solito Andre mi ha detto che qui le persone vengono 3-4 volte perché non riescono a vedere il Fuji senza, diciamo, senza le nuvole. Invece noi siamo fortunati oggi. Ci abbiamo di là. Allora, siamo qua in coda perché lì c'è da fare la foto più bella di tutte che prende il Fuji davanti cioè dietro alla pagoda. Come vedete la gente è in canottiere e maniche corte il 7 novembre, quindi giornata stupenda qua, stranissimo. Praticamente vai lì per cambiare lo sfondo del telefono, insomma. Magari se si è liberata un po' andiamo più. Eccoci qua, spettacolo. Un quadro. Guardate quanti gradini e quanta gente c'è. Vabbè, i gradini non si notano probabilmente. Col Monte Fuji da dietro. Anche tu li guarda, anche perché questi video li mando anche a te e te li guardi anche tu, non soltanto per YouTube. Allora, qua vendono le vere mele Fuji. Vi assicuro che quelle là peseranno 2 kg l'una. Enormi.
Allora, buongiorno, vi dirò che oggi piove, quindi abbiamo deciso di andare al mare a fare un giretto al mare, perché così almeno non eravamo tanto distanti e rimaniamo un pochettino in zona. Siamo svegliati tardissimo perché non abbiamo sentito la sveglia, perché stiamo facendo una media di 17 km al giorno a piedi, quindi siamo distrutti, ma tallonite. Andrea c'ha i polpacci con i tendini infiammati, occhi, quindi non so perché non abbiamo sentito la sveglia, avevamo bisogno probabilmente di riposarci, siamo svegliati alle 11:20. Vabbè. Comunque qua molto bello, siamo a Oidaba, siamo a Oidaba e adesso andiamo a farci un giro. Qui c'è la Statua della Libertà, siamo a New York quindi. New York. E boh. Praticamente queste qua sono tutte isole artificiali sopra al mare perché non c'erano. Guarda che bello quell'albero. E quindi sono tutte isolotti artificiali, pensa te, con anche le case costruite sopra. È enorme questo palazzo. Allora, questo è il tipico centro commerciale giapponese, che ce n'è uno ogni 500 metri. Faccio vedere che roba. Allucinante, sono tutti piani. No, vedere, 40 minuti. Kyoto, arrivati adesso. Mo siamo diretti verso un tempio, però ci metteremo un 40 minuti, ma abbiamo tutta la giornata davanti e anche il sole oggi finalmente. Non c'è nessuno qua, è di lunedì. Ma ci sta, questa è la via tradizionale del posto. Allora, qua è proprio bellissimo, spettacolare, tradizionale. Peccato ci sia troppa gente. Ma guarda che posto.
Poi qua dietro ci dovrebbe essere anche una pagoda tutta di legno, dopo andiamo a vederla. Prima dobbiamo mettere le gambe sotto il tavolo comunque. Sbam! Poca gente anche qua, eh. Che figo. Spettacolo sto tempio, è tutto circondato da un laghetto. Allora, quell'isola si chiama Enoshima. Enoshima si chiama quell'isola. E noi ci andremo. Adesso. Tra un po', non lo so, perché è mezzogiorno passato. Cioè, Andre mi ha fatto notare che sto guardando il mare da un'isola in Giappone. Saltavo sulle pompe della benzina 15 anni fa. Io sto guardando dal Giappone l'isola.